Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi, che sarà più breve del solito, voglio affrontare con voi una problematica che mi avete chiesto in diversi, cioè quella del cavallo che quando si entra in campo non vuole andare in un particolare posto del campo, magari in un angolo dove c'è una siepe, oppure in un lato dove ci sono delle cose particolari che gli danno fastidio. Per esempio, io su un lato del mio campo ho delle canne di bambù, un grande cespuglio di canne di bambù, e ad esempio nell'altra parte del mio campo ho il bosco. Quindi ci sono situazioni che sono abbastanza comuni a tutti, in cui il cavallo che entriamo in campo ha paura di qualcosa in un dato angolo. E questa è una cosa che capita spesso, capita un po' anche a cavalli avanti, nel senso anche a cavalli che hanno tante ore di addestramento. Mi sembrava giusto portarvi la mia esperienza, così magari a qualcuno di voi sicuramente può servire. Ma andiamo a vedere di cosa parlo. Questa è la prima condizione, no? Cioè io ho un cavallo che ha paura di andare in quell'angolo laggiù, quello dove ci sono i barili bianchi, e quindi cos'è che faccio? Tante volte si sente dire no, lo porti via da quell'angolo, gli fai fare un bel po' di lavoro, lo fai affaticare e poi dopo lo porti lì a riposare. Ecco, vi volevo far vedere cosa io faccio in questi casi qua con quasi tutti i cavalli. Almeno il primo approccio è sempre questo, è proprio quello di semplicemente fare delle richieste, no? Cioè, come disse una volta Martin Black, a volte noi non ci rendiamo conto di quanto può essere scomodo per il cavallo rispondere alle nostre richieste. Quindi io semplicemente in questo caso ho fatto un po' di richieste e poi come riposo lo porto a mettere il naso sopra il barile. E fra l'altro poi dopo, qui come avete visto che ho tolto anche la lead rope dal fianco, poi scendo anche successivamente. Però ritorno un attimo indietro per farvi vedere. Ecco, questo è il mio livello di scomodità, ok? Cioè vedete cosa faccio? Vado a chiedere un po' di incrocio, poi premio, poi arrivate a chiedere un pochino di incrocio dalla parte di là, fino a che lei non mi dà un pochino di risposta come voglio io, e poi dopo successivamente, come vi ho fatto vedere nella parte iniziale, la porto a mettere il naso sopra il barile. Quindi era per farvi capire che tante volte si sente dire che dobbiamo fare della gran roba, però non è così. Cioè già il fatto di chiedere può essere su alcuni cavalli fonte di scomodità tale per cui al momento che la riportiamo nella zona di cui lei aveva paura in precedenza, semplicemente è un momento di rilascio che gli fa associare che tutto sommato non è brutto come pensava quel luogo lì. Però vi voglio far vedere adesso anche un altro pezzetto dove invece ho lavorato con sempre con la stessa cavalla, ma è un altro giorno. Questo video qui è precedente all'altro video, quindi qui siamo in una situazione in cui ancora non aveva molto piacere andare nell'angolo in fondo dove c'è barili e aveva ancora paura del cespuglio di canne di bambù. E quello che ci tenevo a farvi vedere è proprio questo. Vedete cosa faccio? Sostanzialmente faccio una figura 8 al passo, poi dopo la faccio anche al trotto, in cui io piano piano mi avvicino e gli faccio vedere quello di cui lei ha paura, prima da un occhio e poi dall'altro. Lei, diversamente dalla stragrande maggioranza dei cavalli, ha la tendenza ad avere paura più a sinistra che a destra, e quindi chiaramente curo di più la parte sinistra. Però in realtà nella figura 8 vedete che faccio la stessa cosa, curo di più la parte sinistra, nel senso che quando vengo in qua e c'ha l'occhio sinistro cerco ogni volta di andare a erodere sempre un pochino di più quello spazio che lei invece vorrebbe lasciare dalle canne bambù a dove è lei. Chiaramente tutto questo qua io prima lo faccio al passo perché non voglio aggiungere l'adrenalina tipica del cambio di andatura
nell'adrenalina invece che gli dà l'oggetto, in questo caso il cespuglio, di cui lei ha paura. Quindi si tratta semplicemente di fare un po' di approccio e ritirata. Questo non è altro che l'ennesima riprova di quanto sono funzionanti ed efficaci i 7 giochi, no? In questo caso noi vediamo il gioco d'amici, quello che poi è costruito basato tutto sull'approccio e ritirata. Vedete, quindi mi avvicino, occhio sinistro e poi dopo vado e mi avvicino con l'occhio destro. Vedete, faccio sostanzialmente, là nell'angolo non ci vuole ancora andare, faccio sostanzialmente un po' di approccio e ritirata. La figura 8 in questo caso ci aiuta molto perché in maniera naturale avvicina il cavallo sia da destra che da sinistra e che quindi insomma ci permette un po' di ottenere il risultato che vogliamo. Vedete, in questo caso io poi dopo la fermo lì, no? Per cui figura 8, figura 8, figura 8 e poi ci fermiamo lì, in modo da trasformarlo come nell'esempio precedente un happy place, no? Un posto che prima invece per il cavallo non era certo un posto felice dove fermarsi. E poi vado avanti, cioè qui bisogna avere pazienza ragazzi, cioè non è una cosa che si risolve in 3 secondi, magari in una sessione. Io la parte diciamo delle canne bambù l'ho risolta in questa sessione qua. La volta successiva l'ho consolidata, quindi vuol dire che l'ho rifatto, ma è bastato veramente pochissimo per ottenere il risultato che volevo, cioè che lei fosse tranquilla lì. È chiaro, poi tutto cambia se magari un giorno c'è vento, perché allora in quel caso le canne di bambù si muovono e quindi magari devo rilavorarci un pochino, però al momento che ho messo lo schema nella testa tutto poi dopo diventa più semplice. Quindi come potete vedere si tratta poi dopo di non fare grandi cose, cioè non è che dobbiamo metterci in pericolo noi o il cavallo, si tratta solamente di essere un po' persistenti e lavorare sempre step by step. Quindi anche oggi spero di avervi lasciato con un video interessante, magari vi fa vedere un pochino l'aspetto della problematica in questione sotto una luce diversa. Dovete capire che questo è abbastanza normale, questo può succedere anche in passeggiata, però succede anche in campo. Ecco, quando c'è la possibilità lavoriamo a questa maniera, portiamo a casa il risultato, non ci mettiamo in pericolo né noi né il cavallo, non andiamo a lottare inutilmente contro mulini a vento, che tanto non ce n'è bisogno. Rifletti su quello che ti ho fatto vedere e se hai delle domande poi ci sentiamo come sempre nei commenti. Oh, galloping dreams, we ride far and wide. In a world so vast, we feel alive. Underneath the open sky, we're wild and free. Oh, galloping dreams.